E finalmente ci siamo! Da oggi, 15 dicembre, le assicurazioni per i droni diventano forse finalmente obbligatorie. Che bello! Ciao ragazzi, amici di AddictedToTech, benvenuti in questo nuovo video vlog. Io sono Michele, video senza tagli perché voglio comunicarvi in totale schiettezza quello che ecco cosa succede quando fai i vlog senza tagli. Comunque ci sta. Voglio comunicarvi quelle che sono le mie impressioni, considerazioni, il mio pensiero su quello che succederà, quello che sta succedendo oggi. I più informati di voi sicuramente già lo sapranno, anche perché ne ho fatto un video solo pochi giorni fa. Recuperatelo, lo trovate nella scheda qui in alto a destra. Cosa succede oggi? Succede che le assicurazioni per i droni diventano obbligatorie, quindi se volete volare in legalità dovrete assicurare il vostro drone, che se dotato di una semplice fotocamera anche VGA da 0.3 megapixel o di GPS, dovrete assicurare obbligatoriamente per volare legalmente. Perché ho detto forse ad inizio video? Perché, come al solito qui in Italia, 2 giorni fa al telegiornale, me l'avete segnalato voi, poi ho visto il servizio in replay, insomma, è stato detto al telegiornale che le assicurazioni slittavano obbligatoriamente a luglio 2020. Infatti in estate le assicurazioni diventano obbligatorie in tutta Europa. Noi in Italia abbiamo l'anteprima europea. Ora, il motivo lo so, però non posso dirlo. Lo sapete che noi in Italia arriviamo sempre tardi su tutto, ma quando si tratta di far pagare le persone cose quasi inutili, arriviamo sempre prima. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Oggi succede che dovrete assicurare obbligatoriamente il vostro drone se volete continuare a volare senza pensieri. Se invece volete volare nell'illegalità, se volete essere dei pirati dell'aria, beh, non assicurando il drone sarete per forza dei pirati dell'aria, con tutti i rischi che questo comporta. Ora io sto pensando, ragazzi, a un po' di cose. Oramai i droni sono davvero diffusissimi in tutta Italia, oramai in tutta Europa, tutto il mondo. Io voglio sapere tutti i droni che sono stati comprati magari come regalo di Natale da un nonno, da un padre verso i figli, i nipoti. Cosa succederà a questi ragazzini che poi vanno ad usare i droni magari in qualche parchetto pubblico? Cosa succede? Ci sarà il vigile appostato dietro la siepe pronto a fare le multe a questi bambini, a questi ragazzini perché volano con il loro drone giocattolo in aria? Chissà, anche perché le multe sono assurde, ragazzi. Si parla addirittura di oltre 100.000 euro di multa. Davvero cose esagerate, fuori totalmente dal mondo. Poi è venuto fuori che oltre all'assicurazione bisogna anche registrare il drone sul sito di Fly, se non sbaglio, e pagare quindi altri 5, 6, 7 euro per registrare ogni singolo drone. Quindi come sempre, ragazzi, è tutto un giro di soldi. C'è sempre da pagare per ottenere queste cose, che possono essere le assicurazioni, che io non vado a demonizzare, si dice così. Per me va anche bene farle, infatti ne farò anche io una, con calma ovviamente, senza correre come un pazzo al primo assicuratore che trovo davanti a me, però la farò anche io. Dicevo, ragazzi, queste assicurazioni, ho letto nel precedente video di gente che pensa che facendo l'assicurazione può volare dove cavolo vuole. Ho letto di gente che pensa che assicurando il drone può andare a sbattere in faccia a un'altra persona con il suo drone, tanto c'è l'assicurazione che ti protegge. No, non funziona così, ragazzi. C'è sempre il penale se ferite delle persone, se fate danni molto gravi. Ecco, quindi dovete volare sempre con la testa. Le assicurazioni vanno bene per proteggervi magari dai piccoli incidenti che possono succedere, magari vi cade il drone su una macchina contro una proprietà pubblica, la rovinate. L'assicurazione dovrebbe proteggervi. Mi raccomando, leggete sempre le clausole delle assicurazioni, perché nelle clausole si celano sempre tante cose, e questa è una cosa molto importante. Io sono davvero curioso di vedere cosa succederà. Vi dico la mia idea. Io sono dell'idea che si continuerà a fare come si è sempre fatto fino ad oggi. O meglio,
si andranno a fermare, a multare quelle persone che voleranno in luoghi sensibili. Ad esempio, c'è tantissima gente che non so perché vola sul Colosseo e puntualmente ogni giorno c'è un articolo online di gente che viene fermata è denunciata perché vola con il suo drone sul Colosseo, sul Duomo, in piazza Firenze, insomma in luoghi che sono sensibili, dove ovviamente non si può volare con un drone, e quindi vengono multati anche pesantemente per questi voli. Secondo me continuerà ad essere così, verrà multato anche chi magari vola con un drone su aree private, chi va a disturbare altre persone, ma vedo davvero molto molto difficile che vadano a essere multate tutte le persone che volano a fine ludico per divertirsi un po' con un drone, magari fuori città, in campagna, in riva al mare, in montagna. Secondo me questo è praticamente impossibile. Ci sono alcuni siti che stanno realizzando un po' delle campagne quasi terroristiche, dicendo no, se tu non vai a assicurare il tuo drone ti trovano, ti vengono a prendere dove ti trovi, ti bloccano, ti denunciano, ti fanno multe salatissime. Ecco, questo mi sembra un po' fantascientifico, ragazzi. Ok, quindi che dire, volevo aggiornarvi su tutto questo. Da oggi, 15 dicembre, lo ripeto, sempre se non è successo qualcosa, perché qui in Italia non si capisce mai nulla, dovrete assicurare obbligatoriamente il vostro drone se volete volare a norma di legge legalmente. Altrimenti volare senza assicurazione sarà un po' come guidare la macchina senza la targa. Ecco, una cosa del genere, insomma. Io sono curioso di sapere cosa succederà, lo ripeto ancora una volta, perché questa cosa delle assicurazioni la sappiamo io e voi che oramai navighiamo online, siamo informati, ma chi compra un drone da un supermercato, da un negozio qualsiasi, sicuramente queste cose non le sa, e la maggior parte delle persone, credetemi, i droni li compra da un centro commerciale, non posso fare nomi, però li compra dai centri commerciali. E cosa succederà? Ci saranno gli addetti dei centri commerciali che diranno: guarda, questo drone devi andare sul sito X, che poi è anche difficile da trovare, devi registrarlo, devi pagare la registrazione, devi pagare l'assicurazione e solo dopo potrai volare? Lo faranno oppure no? Cosa succederà? Non lo so, sarà un casino, staremo a vedere, ragazzi. Fatto sta che da oggi, 15 dicembre, le assicurazioni sono obbligatorie e bisogna sborsare un po' di soldi. Se questo è un bene, sicuramente sì per certi aspetti, sicuramente no per altri, perché si tende sempre un po' a mangiare sui settori che vanno forte. Mi viene in mente magari sulle sigarette elettroniche, sui droni ora, succede praticamente su tutto. Vedremo cosa succederà in futuro, ragazzi. Resteremo sintonizzati e vi darò maggiori informazioni. Ora voglio sapere voi cosa ne pensate, dite la vostra lasciando un commento e se volete anche un bel like, condividete il video ai vostri amici. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Occhi aperti se volate con il vostro drone senza assicurazione, sempre pronti magari se dietro di voi esce il vigile con la multa da 100.000 euro. State attenti, ragazzi, è un casino, stiamo a vedere cosa succede. Ciao ragazzi e buona domenica!